Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la personalizzazione del nostro header. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire la pagina per la personalizzazione del nostro footer. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro CMS, backend, amministra pagine, sezione personalizza layout e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo personalizza footer, identificativo personalizza footer, descrizione pagina dedicata alla personalizzazione del footer per la parte pubblica del nostro sito, nome file contenuto principale personalizza footer.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati. Per il momento non inseriamo nessuna tabella, quindi nessun contenuto secondario, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 2 e definiamo la nostra pagina. Poi, come sempre, modifichiamo il redirect a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza footer e qua vedremo di strutturare il form per la personalizzazione del footer. Del footer vogliamo specificare i link con l'immagine per quanto riguarda i nostri social oppure i nostri siti internet e poi inseriamo i dati del produttore. Per quanto riguarda la parte centrale per ora la lasceremo vuota e ci concentreremo soltanto a strutturare il footer come l'abbiamo definito in origine. Quindi per prima cosa apriamo il file personalizza footer, eliminiamo per il momento la descrizione e all'interno del td class campo inseriamo un input type file id, quindi diamo un identificativo al nostro input e lo chiamiamo file 1 e chiudiamo il nostro tag. All'interno invece del td class elemento, quindi cancelliamo l'identificativo per la descrizione, definiamo una nuova tabella, quindi table, e gli diamo width 100% e gli diciamo cell padding 0 e cell spacing 0, quindi eliminiamo tutti gli spazi e definiamo una nuova riga, quindi aperta e chiusa, con all'interno due celle, quindi td aperto chiuso, e nel primo td inseriamo un div e gli diciamo style width 50 pixel ed height 50 pixel, quindi aperto e chiuso, e al suo interno inseriamo una img, quindi un'immagine, a cui gli diamo un id che sarà foto 1 e gli diciamo style width 50 pixel e max height, quindi altezza massima, quindi 50 pixel, la stessa del nostro div. E poi chiudiamo la nostra immagine. E per finire, nel secondo td, quindi riapriamo un'altra cella, inseriamo una input type text, name la chiamiamo link 1 e gli diamo un size di 70 e poi gli diciamo style vertical align middle, punto e virgola. Quindi chiudiamo il nostro input, salviamo, premiamo F5 e come vedete ci ha aggiunto il pulsante per selezionare un file
e ci ha aggiunto il nostro input text dove specificare l'indirizzo del nostro social o del nostro sito. E quindi quello che vogliamo fare ora è, alla selezione del file, caricare qua l'anteprima della nostra icona, e quindi quello che dovremmo fare è, come per il nostro header, nell'intestazione aprire i tag script type text JavaScript, quindi aperto e chiuso, e definire al suo interno una funzione che all'onChange dell'input file ci carichi l'immagine. E quindi definiremo una nuova funzione che la chiamiamo quindi function getImg, che prenderà in ingresso l'identificativo dell'input file che stiamo utilizzando e l'identificativo, quindi id photo, quindi l'identificativo del tag img a cui vogliamo associare l'attributo src. E quindi come prima cosa ci recuperiamo le occorrenze del nostro input, quindi var input sarà uguale a document.getElement by id, e qua ci va l'identificativo del nostro file. Poi definiamo la variabile reader che sarà uguale a new file reader, e gli diciamo reader.read as data URL, come abbiamo visto nella precedente videoguida, e gli passiamo in ingresso input files all'indice 0. E poi gli diciamo reader.onLoadEnd. Una volta che ha finito la selezione della nostra immagine, facciamo partire una funzione, quindi function, che prende in ingresso l'evento, quindi l'evento della selezione, e gli facciamo fare quello racchiuso all'interno delle graffe. Quindi recuperiamo, quindi var img sarà uguale a document.getElement by id, e qua ci va l'id della nostra foto, quindi recuperiamo le occorrenze del nostro tag img, e poi gli associamo l'src, quindi img src, che sarà uguale a event.target.result. quindi gli associamo all'src il risultato del nostro evento, quindi del caricamento. E quindi quello che dovremo fare ora è associare all'onChange dell'input file, quindi onChange getImg, e all'interno delle tonde gli passiamo l'identificativo del nostro input file, quindi file 1, e l'identificativo della nostra foto, quindi del nostro tag img, quindi foto 1. Perfetto, salviamo, premiamo F5, selezioniamo dalla cartella icone il logo di Facebook, e come avete visto il caricamento è stata inserita la nostra immagine. Bene, in questo modo abbiamo la possibilità di definire un nuovo link per il nostro footer, dove potremo specificare l'indirizzo cliccabile del nostro social network e selezionare anche un'anteprima, quindi un'immagine di riferimento. Bene, ora quello che vogliamo fare è poter definire più link ai nostri social, e quindi l'idea è di inserire un'immagine qua al lato che al click ci aggiunga dinamicamente la possibilità di definirne uno nuovo. E quindi quello che dovremo fare è innanzitutto aggiungere l'immagine col pulsante, e quindi inseriremo una img src icone /add.png, quindi la nostra immagine, e poi gli diciamo style width 20 pixel, e poi gli diciamo vertical align middle, punto e virgola, e gli diciamo on click add link,
punto e virgola. Quindi definiremo questa funzione che ci permetterà di generare in automatico tutta questa parte di codice. Però prima di definire la nostra funzione associamo anche un identificativo al nostro form e lo chiamiamo link. Perfetto. Quindi ci spostiamo nell'intestazione del nostro file e definiamo la funzione, quindi function add link, che non prende in ingresso nulla. Al di fuori della nostra funzione definiamo la variabile i, che sarà uguale a 1, che lo utilizzeremo come indice per l'id da associare ai campi del form, e quindi la facciamo partire da 1 in quanto il numero 1 l'abbiamo già utilizzato nell'input file e nel tag img, e quindi ad ogni chiamata di questa funzione la nostra variabile la incrementiamo di 1. Perfetto. E poi per prima cosa definiamo un nuovo rigo, quindi siamo qua, dobbiamo definire come prima cosa un nuovo rigo, quindi vartr sarà uguale a document.createElement, che vi ricordo permette di creare degli elementi HTML, come abbiamo già visto nelle precedenti videoguide, e visto che ci siamo al nostro tr, li associamo già all'identificativo del tr, che sarà uguale a tr underscore chiuse virgolette, e qua concateniamo col più la nostra variabile i. Perfetto. Poi all'interno del tr dobbiamo definire una cella class campo, e quindi definiremo un vartd che sarà uguale quindi a document.createElement, e qua ci va td ovviamente, gli associamo la classe, quindi td.class sarà uguale a campo, e poi all'interno del td class campo dobbiamo definire una input file, e quindi definiremo un var file, quindi var file sarà uguale a document.createElement, e qua ci va input ovviamente. Definiamo la tipologia dell'input, quindi file.type, e gli diciamo che è un input file. Gli associamo l'id, quindi file.id sarà uguale, e qua ci va file underscore i, e poi li dobbiamo associare, quindi file.setAttribute, quindi le dobbiamo associare l'attributo, e quindi la funzione getImg, e quindi all'interno di setAttribute li dobbiamo passare all'interno delle prime virgolette l'evento per richiamare la nostra funzione, in questo caso onChange, virgola, e all'interno delle seconde virgolette la nostra funzione, e quindi qua ci andrà getImg, e all'interno delle tonde, all'interno ovviamente degli apici singoli, dobbiamo passargli quindi file, in questo caso 2, e foto 2, e quindi qua li dovremo dire file underscore, e all'interno dei doppi apici concateniamo con il più la variabile i, e poi ovviamente foto underscore di. Perfetto, in questo modo quindi abbiamo definito il nostro rigo con la nostra cella class campo e l'input file con il suo id e già il suo onChange settato. Ora dobbiamo definire un nuovo td class elemento,
e quindi definiremo una nuova variabile, quindi var td2, e quindi sarà un document create element, e qua ovviamente td. Li associamo alla classe, quindi td class, che sarà uguale a elemento. Poi dobbiamo definire la tabella, e quindi var table sarà uguale a document create element, e qua ci va table. Li associamo alla grandezza, quindi table.style.width, e li diciamo 100%. Poi li associamo come attributo, quindi table set attribute, e li diciamo cell padding 0, e l'attributo cell spacing uguale a 0. Quindi cell spacing 0. Perfetto, all'interno della tabella dobbiamo definire una nuova riga, e quindi definiamo il var trTable, lo chiamiamo, quindi sarà uguale a document create element tr. Definiamo un nuovo td, quindi var td table uguale a document create element td. Quindi siamo qua. Ora dobbiamo definire il div, quindi var div sarà uguale a document create element, e qua ovviamente div. Li associamo le direttive, quindi div style width, li diciamo 50 pixel, div style height sempre 50 pixel. Poi definiamo l'immagine per la foto, e quindi var img sarà uguale a document create element img. Li associamo le sue direttive, quindi l'identificativo è la larghezza e l'altezza, quindi img id sarà uguale a foto underscore più i. Li associamo, quindi img style, la sua larghezza, quindi width uguale a 50 pixel, e img style height sempre 50 pixel. Perfetto, quindi abbiamo anche definito questo blocco. Ci manca ora l'ultima parte, quindi una nuova cella con l'input type text e le sue direttive, e quindi definiremo un nuovo td, quindi var td2 table, quindi la seconda cella della nostra tabella, che sarà uguale a document create element td, e poi definiamo l'input, quindi var input, che sarà uguale a document create element input. Li associamo alla tipologia, quindi input.type sarà uguale a text, input.size sarà uguale a 70, e input.name che sarà uguale a link underscore più i.
punto e virgola. Perfetto, in questo modo abbiamo creato gli elementi. Ora dobbiamo però inserire gli elementi l'uno dentro l'altro in base alla gerarchia della nostra tabella. E quindi come prima cosa dovremmo dirgli document.get element by id, e qua ci va l'id del nostro form che si chiama link, quindi link, e poi dobbiamo dirgli .append child, quindi stiamo aggiungendo un nuovo figlio alla nostra tabella e dobbiamo partire proprio dal primo tr che abbiamo definito, quindi tr. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo aggiunto la prima riga. Poi nella prima riga dobbiamo aggiungere il td class campo e quindi tr, quindi la riga che abbiamo definito, quindi tr append child, e qua ci va td, quindi la prima cella che abbiamo definito. All'interno del td, quindi td append child, ci va il nostro file, perfetto. Poi aggiungiamo al tr, quindi tr.append child, la seconda cella che abbiamo creato, quindi td2, quindi td2. Alla seconda cella, quindi td2 append child, gli aggiungiamo la nostra tabella, quindi table, perché siamo qua, quindi questo è il secondo td, gli aggiungiamo la tabella, la riga, quindi la riga della tabella, quindi table append child trtable, trtable append child, gli aggiungiamo il td table, perfetto. All'interno di td table aggiungiamo il nostro div, quindi td table append child div. All'interno del div append child la nostra immagine, quindi img, perfetto. Poi al tr, quindi siamo qua, abbiamo aggiunto al div la nostra immagine. Ora al tr dobbiamo aggiungere la seconda cella e quindi dovremmo dirgli trtable append child td2 table, perfetto. E per finire a td2 table aggiungere l'input type text e quindi td2 table append child input. Perfetto, direi che ci siamo, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su aggiungi e come vedete ci ha aggiunto un nuovo rigo col nostro input file e l'input text, però non ce li sta inserendo all'interno del form e quindi della tabella, perché certo l'identificativo non lo dobbiamo dare al nostro form, ma lo dobbiamo dare ovviamente alla tabella. Perfetto, quindi salviamo, clicchiamo su aggiungi e come vedete ci sta aggiungendo i nostri campi. L'unica cosa è che non ce li sta ovviamente aggiungendo sotto il nostro primo campo, in quanto è stata definita per prima la riga con la dicitura campi obbligatori, dove noi di solito mettiamo il nostro pulsante e quindi questa riga qua. Per ovviare a questo problema dovremo all'interno del tr
principale dove inseriamo il primo input file, definiamo un td call span2, quindi aperto e chiuso, e al suo interno definiamo una nuova tabella, quindi table width 100%, cell padding 0 e cell spacing 0, e identifichiamo con id uguale link questa tabella. Quindi cancelliamo l'id link e quindi racchiudiamo le nostre celle all'interno della tabella e ovviamente all'interno di una riga. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su aggiungi, selezioniamo le immagini per vedere se le sta caricando correttamente, quindi questo sta funzionando perfetto, vediamo quelli generati in automatico, ok. L'unica cosa è che li vedo un po' troppo attaccati, quindi nella prima tabella aumentiamo il cell padding e il cell spacing a 2, premiamo F5, quindi definiamo un paio di celle, quindi Facebook, Instagram, perfetto, Twitch, perfetto, direi che ci siamo ora con lo spazio, e si sono anche allineati gli input. Sì, è dovuto alla presenza dell'immagine, però ora lo risolviamo perché per quanto riguarda la definizione dei primi, quindi qua lasciamo il più, mentre per quanto riguarda quelli che abbiamo inserito, qua a fianco li mettiamo in realtà l'immagine per poterli eliminare. E quindi quello che dobbiamo fare nell'intestazione del nostro file è definire anche nella seconda cella, oltre all'input type text dove inserire il link al nostro social, definire anche l'immagine però per la cancellazione del rigo selezionato. E quindi quello che dovremmo fare è definire un var img, la chiamiamo delete, quindi del, che sarà uguale a document create element img, gli associamo il campo src, quindi img del.src sarà uguale a icone / del.png, li definiamo la dimensione, quindi img del.style.width uguale a 20 pixel, gli associamo l'attributo vertical align, quindi .style.vertical align e glielo impostiamo middle, e poi gli diciamo img del.set attribute, gli associamo l'evento onClick, virgola, di effettuare la chiamata alla funzione del link, quindi definiremo questa funzione in JavaScript che prende in ingresso tr underscore e qua ci va la variabile i, quindi prende in ingresso il tr selezionato che abbiamo definito e identificato tramite tr concatenando la variabile i, quindi aggiungiamo all'interno della cella td due table append child la nostra img delete e poi definiamo una nuova funzione, quindi function del link che prende in ingresso il tr
e quindi ad ogni chiamata var row sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va il nostro tr, e poi gli diciamo row.remove. Quindi utilizziamo questa funzione JavaScript che cancellerà il rigo selezionato. Quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su aggiungi e come vedete ora ci ha aggiunto anche l'immagine per cancellare il rigo, e come vedete ora si stanno allineando correttamente anche gli input. Clicchiamo su cancella e come vedete il rigo è stato eliminato. Perfetto. Ora aggiungiamo delle immagini, quindi Instagram, e qua ci mettiamo Twitch. Perfetto. Cancelliamo Facebook e ovviamente rimane Twitch e Instagram. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida continueremo la personalizzazione di questa pagina.